This is gonna be a long one. Oggi parliamo di scrap yarn, ovvero tutti quegli avanzi di filato, quei gomitoli abbandonati sul fondo dell'armadio, quella stash di materiali che vogliamo usare. Noi vogliamo portare rispetto ai nostri materiali e vogliamo usarli. Io vi conosco, piccoli yarn goblin che non siete altro. Fate un progetto, il progetto dice 6 gomitoli e voi ne prendete 7 perché non si sa mai, quel gomitolo in più può tornare sempre utile. Lo so, me ne rendo conto. Oppure state girando e vedete il gomitolo dal colore perfetto, la texture perfetta, il filato meraviglioso più bello che avete mai visto e voi dite ah, lo prendo, cosa sarà mai questo singolo gomitolo? Lo userò sicuramente per un progetto a singolo gomitolo. E poi rimane lì. Quindi sono qui per condividere con voi un po' di idee, una meravigliosa lista, un casino di link e ho chiesto aiuto sul mio Instagram, ho fatto una storia, mi hanno risposto un bel po' di persone con delle ottime idee e ora sono qui per condividerle tutte con voi. Questo video conterrà un misto di maglieria e uncinetto, quindi ho cercato di dividere i pattern in delle categorie e mi sono fatto una lunga lista, quindi terrò il cellulare sotto mano per accedere alle categorie e ricordarmi i vari pattern. Comunque le categorie principali che ho realizzato sono vestiario, accessori e creazioni per la casa o oggettistica per la casa. Partiamo! Allora, innanzitutto la prima idea che ci tengo a condividere è quella di unire svariati filati, magari anche pezzi di filato che sono avanzati, legarli assieme, proprio annodarli assieme e poi rifare la torta in modo da avere un nuovo gomitolo creato dall'unione di questi filati. Secondo me è una cosa bellissima anche per creare diversa texture, quindi se si sta lavorando un pattern che può essere lavorato con diverse texture viene davvero molto bene, ma soprattutto crea un gomitolo unico fatto appunto da l'unione di questi colori. Io l'ho testato su uno dei miei ultimi progetti, di cui parlerò, e devo dire che l'unica parte complessa è alla fine del progetto andare a cucire, nascondere le parti di nodo, quindi weaving the ends di tutto il filato. Però per il resto viene davvero un bellissimo risultato ed è un ottimo modo per far fuori tutti gli avanzi di qualsiasi grammatura e lunghezza, proprio perché vengono uniti e annodati tutti assieme. Stacchetto self promo. Ho realizzato insieme a una mia amica Archer Bag. È una borsa pensata perfettamente per utilizzare filati di scarto, è un pattern gratuito, è un pattern dove abbiamo inserito tantissime fotografie, è anche scritto, quindi potete guardare le foto, potete leggere le istruzioni. Noi ne abbiamo realizzate diverse versioni con diversi filati, tenendo uniti più filati, provando il metodo appunto di unire i fili annodandoli e lavorandoli poi assieme ed è una meraviglia. Io sono contentissimo di questa borsa, sono contentissimo di poterla condividere come pattern gratuito, quindi mi farebbe super piacere se la salvate o se la realizzate. Trovate il pattern su Ravelry, è un PDF scaricabile gratuitamente, ma se avete utilizzato Ravelry salvatelo nei preferiti o fatelo e loggate il progetto perché ci aiuta appunto ad avere più visibilità e a poterlo condividere con più persone. Però spero vi piaccia e se vi piace fatelo girare con i vostri amici. Noi ne abbiamo fatte un po', ne potete vedere alcune qui e sono contentissimo di questa borsa e di aver lavorato con Liv di Pocket Knits per realizzarla. Entrando nella categoria vestiti, il primo pattern di cui voglio parlarvi è il 9 Patch Cardigan. Questo è realizzato a maglia, richiede un colore di base di cui dovete avere o comprare una quantità di gomitoli un po' più sostanziosa, ma poi quello che permette di fare è di giocare con i quadratini all'interno del pattern e quindi utilizzare tutta la scrap yarn che volete, magari su una stessa palette. Secondo me viene bellissimo e ovviamente bellissimo anche arcobaleno come nelle realizzazioni.
La seconda idea invece è The Scrappy Stripe, realizzato da Mona Kay. Questo secondo me è un'ottima soluzione, che è un pattern gratuito, quindi si ha la base frontale del maglione di un colore unico e poi invece per realizzare le maniche si può andare a totale libertà e fare appunto delle strisce anche di diverso spessore con diversi colori. Riuscitissimo e bellissimo. The Slanty Stripes è un pattern invece di un tank top, di una canotta o una veste realizzato a righe. Questo secondo me, in generale, l'idea di fare le cose a righe utilizzando scrap yarn funziona sempre molto molto bene. Quindi questo è un esempio, ma la maggior parte dei pattern che trovate a righe possono essere perfetti per utilizzare scrap yarn. Giusto per avere anche qualcosa all'uncinetto, ho inserito la Riscas Vest, realizzata da una creatrice di uncinetto che seguo e che secondo me fa davvero degli ottimi lavori. Questa ha una lavorazione apparentemente complessa, ma in realtà molto semplice, appunto seguendo le istruzioni e andando a selezionare dei colori che funzionino tra di loro, e secondo me il risultato finale è bellissimo. Andando invece a prendere alcuni suggerimenti da Instagram, mi hanno suggerito la Log Cabin Vest o Sweater. Ho qui un'immagine da Instagram, ma il pattern non è stato ancora pubblicato. Ho contattato la creatrice e ha detto che il pattern dovrebbe uscire entro fine di quest'anno. Quindi, e giusto per fare un po' di promotion anche ai miei amici, ho contattato Donatella di Petit Donut e le ho chiesto se alcuni dei suoi pattern potevano essere utili a questo video, e mi ha suggerito questo Stripy Sundress che è realizzato già dalla partenza, quindi quando ha fatto il modello lo ha fatto con filati appunto di recupero, e secondo me bellissimo anche da utilizzare corto e fare un tank top tranquillamente tagliandolo appunto, e quindi senza realizzarlo in lunghezza. Vi ricordate quando tipo meno di 5 minuti fa ho detto che avevo fatto 3 categorie? Mentivo, ne ho fatte 4, ovvero c'è una categoria extra tra vestiti e accessori che è la categoria dei calzini. Se seguite il mio canale, ho realizzato un video dove ho provato per la prima volta a fare dei calzini con diversi metodi e con diversi filati, e quello che ho imparato è stato che i calzini sono un ottimo metodo di utilizzare filati di scarto, proprio perché nella loro lavorazione, nel momento in cui vuoi fare una riga o un piccolo disegno, usano pochissimi grammi e pochissimi metri di filato, e quindi possono utilizzare filati di scarto da altre lavorazioni. Il primo esempio è anche tipo il primo nella mia wishlist di calzini che vorrei avere il coraggio di fare ed è il Painting Column Sock. L'immagine parla da sé, è meraviglioso, è un pattern a pagamento, ma che sarei molto felice di pagare se uscisse una cosa bella come quella della fotografia, però appunto realizzato con diversi colori e diversi lunghezze di filato, perfetto per la nostra mission. Questo invece è Enchanted Socks, un pattern gratuito realizzato dalla casa produttrice di questi filati che è Drops, e hanno realizzato diversi pattern di calzini dove ci sono proprio dei disegni e si possono combinare e realizzare a piacimento, però nel loro sito in realtà ce ne sono molti altri. Questo quindi è gratuito ed è ad esempio. Un altro pattern gratuito è il Color Palette Sock. Mi piace moltissimo l'idea di questo calzino, e secondo me è anche realizzato in maniera molto bella, molto visivamente piacevole, proprio perché ha questo gioco tra la parte colorata che si può realizzare in scrap yarn e invece la parte diciamo che dovrebbe avere un tono unico, ma secondo me si può fare anche arcobaleno, che ha questa texture, e secondo me davvero molto bello, molto bello. Questi sono deliziosi, i Little Check Sock. Già apprezzo che quando hanno realizzato il pattern hanno realizzato molti calzini, e quindi c'è un array nelle fotografie che hanno caricato in cui si possono già vedere sia l'utilizzo con colori diversi, con filati variegati, con diverse modalità per realizzare questi calzini.
Quest'immagine dei 24 Days Socks secondo me rientra nella grande categoria delle strisce. Questi sono un po' più particolari perché hanno la texture, però quello che ci dà è sempre appunto quest'idea che le cose a strisce perfette per essere utilizzate con scrap yarn. E gli ultimi, ma non per importanza, ma solo perché non volevo rimanere qui a parlare di calzini per un quarto d'ora, sono gli Indorsy Socks, che sono un altro pattern gratuito che ci tengo a condividere perché mostra la costruzione di calzini con diversi metodi, quindi con ribbing, senza ribbing, con la parte alta, con invece partendo con maglia rasata, e quindi secondo me possono essere molto utili anche per chi magari non ha mai fatto calzini e si approccia ai calzini da principiante come me, e quindi sono uno dei prossimi pattern che vorrei provare ad approcciare anch'io, proprio per vedere se riesco a imparare qualcosa di più sulla costruzione dei calzini. Quindi, chiudendo la piccola parentesi dei calzini e andando alla categoria successiva, parliamo invece di accessori. Questa è sicuramente una delle categorie più grandi. Non pensate a mi piace questo accessorio per me. Iniziamo a pensare a questo è perfetto per usare la mia scrap yarn, ma posso realizzarlo per fare un regalo a un amico a cui tengo, o a un compleanno che sta arrivando, o per un'occasione speciale nel prossimo futuro. Quindi non solo per noi, ma per usare la scrap yarn. Il primo accessorio è forse quello che tutti diranno me l'aspettavo, ma è una piccola sciarpina, e no, non è la famosissima scarf, ma è The Simple Thing, che è più o meno la stessa cosa, ma è gratis. E io ho apprezzato moltissimo perché all'interno del pattern ha un video di come fare il cast on e il cast off, che sono forse le parti più difficili di questa sciarpa, che parte molto piccola, va a crescere e poi si può fare lunga o corta quanto si vuole. Io l'ho realizzata già con un filato di avanzo, quindi dalla mia il mio primissimo maglione che abbia mai realizzato, la Step by Step Sweater, ho avanzato dei filati, e con quello di cui ne avevo di più, cioè il colore rosso, ho realizzato la mia prima The Simple Thing. Altra idea probabilmente super gettonata, ma uno scrunchie, e questo è un pattern gratuito, Scrap Yarn Scrunchie, pensato proprio per utilizzare scrap yarn, e secondo me accessorio anche da tenere al polso, da legare a una borsa, da utilizzare come elastico per sacchetti o per, non lo so, altre decorazioni per la casa? Yes! Ora invece andiamo sulle cose un po' più ricercate, e propongo questi Scrap Yarn Gloves. Lo ammetto, a me fanno paura. Io non so se avrei le skill di riuscire a realizzarli, ma sono bellissimi. Quindi magari cercate, magari siete dei knitter migliori di me, o magari avete una persona vicino a voi che è un knitter migliore di noi, e quindi potete donare la vostra scrap yarn e regalare questo pattern a qualcuno dicendo: ciao, fammi questi guanti bellissimi. Però sono assolutamente bellissimi e si collegano alla perfezione al prossimo pattern, cioè ai Sea Glass Mittens, che sono invece dei guanti senza dita, quindi credo più facili? Non lo so, ma anche questi con questa lavorazione appunto con diversi colori, bellissima e super realizzabile con i filati che vi avanzano. Sempre mittens, ma cercando di variare, e quindi mittens fatti all'uncinetto. Consiglio gli Hopscotch Mittens di Cosmaudi. In realtà mi avete risposto su Instagram, Cosmaudi fa spesso altri pattern di uncinetto con cui si può utilizzare scrap yarn, quindi io vi consiglio questi, ma potete andare a vedere anche le sue altre creazioni e i suoi altri pattern, come ad esempio questo balaclava hoodie, sempre dello stesso creatore, anche questo perfetto per utilizzare filati di scarto o di recupero, e appunto nella sua lavorazione bellissimo con tutti questi colori. Secondo me anche quello realizzato in foto meraviglioso. Poi di questo ho trovato il video tutorial qui su YouTube, quindi vi lascio il link proprio di quest'altro video di questo creator. Sono degli accessori realizzabili, se ne trovano sia all'uncinetto sia a maglia. Questi in particolare sono fatti all'uncinetto e sono praticamente da inserire sui bottoni di una camicia o di una veste per dargli un tocco creativo, secondo me bellissimo, e se ne possono realizzare in realtà di molti altri tipi, perché quello che basta è partire con un magic loop ma non chiuderlo, lasciarlo abbastanza grande da poter far passare il bottone. Meravigliosi. Sempre parlando di uncinetto, seguo un creator che fa secondo me delle cose davvero adorabili, cioè vi ho linkato una cintura
e una cravatta, bellissimo, super creativo, realizzate con metodo tapestry e quindi con dei disegni intarsiati all'interno. Bellissime realizzazioni e vari disegni da cui scegliere a temi diversi, quindi secondo me consigliato. Poi propongo lo Scrappy Bucket Hat, bellissimo secondo me, e anche questo perfetto per utilizzare filati, realizzato all'uncinetto. E sempre nella categoria accessori per la testa propongo questa Simple Bandana, pattern gratuito, e anche se non è stagione linko anche questo pattern per un beanie hat semplice, che magari torna utile per la prossima stagione, o non so, c'è chi lavora adesso per le stagioni autunno-inverno. Entriamo anche nel reame borse con questa dumpling bag, bellissima, e con questa pearl pouch. Poi una cosa che assolutamente vorrei provare in futuro è realizzare con l'uncinetto delle tapestries. Io ve ne mostro qui una che si chiama Us Tapestry. La adoro, sarebbe la prima della lista che proverei a fare, e secondo me però sono assolutamente un elemento bellissimo per arredare casa, ma anche da regalare, e so che sono nella categoria accessori e non arredo casa, ma sono qui. Questa è una scrunchy bag e adoro che il creator ha fatto il pattern sia a maglia sia a uncinetto, ci sono entrambi, si possono acquistare e secondo me è una cosa bellissima anche per essere più inclusivi con il metodo in cui le persone lavorano, preferiscono lavorare. Tra gli altri creator che conosco e a cui ho chiesto se avevano pattern da consigliarmi, vi consiglio queste rose all'uncinetto, in cui c'è il pattern proprio mostrato, il tutorial qui su YouTube, oppure queste spille a forma di fungo adorabili. Perfetto, ci addentriamo nell'ultima categoria, ovvero quella degli accessori per la casa. Si può partire ad esempio con questa hot water bottle cover, che ne ho viste anche in giro, realizzate appunto a righe, le nostre grandi amiche, ma in generale semplicemente quando si finisce un filo partire con un altro, secondo me vengono benissimo e sono ottime. Un pattern gratuito invece all'uncinetto è questo Scrap Yarn Basket. Apprezzo molto che già nel pattern sia spiegato come utilizzare la propria scrap yarn per realizzare un cestino, appunto, che poi è stato mostrato ad esempio sia che contiene gomitoli ma anche che contiene una pianta. Ci piace, bellissimo. Un'idea che vorrei tantissimo realizzare è quella di fare una ghirlanda fatta appunto all'uncinetto o a maglia con filati di scarto e quindi con tutti i triangoli diversi. Secondo me viene benissimo. Di questa non ho trovato un pattern, penso si possa tranquillamente trovare online, però ho trovato svariate foto e quindi la lascio comunque come idea. Anche di questa idea non ho trovato un pattern, ma non penso sia complicatissimo, soprattutto all'uncinetto, e sono delle coperture per gli appendiabiti. Si possono realizzare anche con diversi accessori sopra e secondo me sono un tocco di stile davvero molto bello, anche magari per le giacche in ingresso. So che sono probabilmente una delle cose più banali, quindi le menzionerò molto velocemente, però anche le coperte sono un ottimo modo per utilizzare filati di scarto. Io segnalo la Excavation Blanket e la Corner to Corner Blanket, che secondo me sono due ottime opzioni. Andando invece sulle cose un po' più particolari, vi segnalo questo pattern di Bag Pot Scrubbers realizzato all'uncinetto. È fatto con le reti che contengono la frutta o le cipolle o le patate, e poi si utilizzano come spugne di quelle scrub per lavare i piatti. Secondo me geniale e assolutamente upcycling, ci piace. Ho anche due pattern come salviette per la faccia o per i piatti, asciugamani quindi, o cose del genere, uno dal nome impronunciabile, ma vi lascio il link, e l'altro invece half washcloth, entrambi secondo me molto belli. E l'ultimo, ma secondo me molto interessante, sono invece dei pen protector, anche questo è un pattern gratuito. Qui li mostrano in un singolo colore, ma realizzati con filato di scarto anche che cambia colore, magari appunto facendo il disco interno e poi ogni raggio di un colore diverso, ottimi e perfetti per appunto dividere le padelle o le pentole perché non si rovinino. Questa è la mia lista di idee. Io credo fermamente che nell'era del consumismo di massa in cui viviamo, scegliere di fare un progetto a mano è già un atto di rivolta, di rivoluzione. Nel momento in cui si acquistano i filati, scegliere un filato di qualità, cercare di informarsi su da dove arriva il filato, come vengono trattate le pecore, qual è la filiera di produzione di questo filato è importantissimo, ma
Nel momento in cui non si può informarsi, non si riesce, o si hanno dei filati magari recuperati o regalati da qualcuno, andare ad utilizzare il filato fino all'ultimo centimetro è la cosa più sostenibile che possiamo fare per sfruttare al massimo la risorsa che abbiamo e che abbiamo deciso di acquistare o di utilizzare. Quando poi andiamo ad utilizzare tutte le nostre energie, la nostra passione e soprattutto le ore, il tempo che ci vuole per realizzare un maglione all'uncinetto o ai ferri, scegliamo di fare progetti di cuore in cui vogliamo usarli a lungo, tenerli a lungo, ripararli a lungo. Secondo me è importantissimo condividere l'amore per i nostri vestiti e il poterli utilizzare ancora e ancora e ancora. Come ultimissime idee, se vi avanza ancora filato, cioè se dopo tutte queste idee dite ok, ma ho ancora qualche filato, o se siete le persone che anche quando tagliate l'ultimo pezzettino lo tenete in un vasetto, io faccio così, suggerisco sempre che anche i piccoli pezzettini si possono utilizzare come stuffing, quindi come interno imbottitura per piccoli peluche o per cuscini. Se vi avanzano filati che non sapete come utilizzare, potete pensare di regalarli a degli amici che fanno filato, o se avete un club del filo, un crochet club locale, provate a contattarli e sentire se accettano donazioni, o valutate magari di fare degli scambi con amici. Se avete amici che anche loro fanno maglia o uncinetto, voi potete tranquillamente dire guarda, non uso più questo gomito, c'è qualcosa che non usi più tu ma che magari può tornare utile a me. E in generale tutte quelle che sono le cose piccole, quindi magari dei piccoli portachiavi, dei piccoli amigurumi, perfetti per utilizzare anche l'ultimo centimetro del vostro filato. Io penso che questo video parli da sé su quanto io tenga ad utilizzare appunto tutta la risorsa nel momento in cui decido di averla con me, però voglio sentire anche la vostra opinione. Vi piacerebbe se realizzassi dei video dove realizzo dei progetti solo ed esclusivamente utilizzando scrap yarn? C'è magari uno o più di questi progetti di cui ho parlato oggi con voi che vi piacerebbe vedere realizzati da me, così testo il pattern per primo e vediamo come va. O se avete altri pattern da suggerire e da aggiungere alla lista, super volentieri lasciatemeli nei commenti e li guarderò, e se sono su Ravelry li aggiungerò molto volentieri. Ho realizzato un bundle di progetti, vi lascio il link in descrizione e vi lascio i link di tutti i progetti che ho nominato, tutti nella descrizione del video, così sono facili da voi da cercare e da utilizzare. Fateli! Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento e continuate a creare.